a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Quante volte vi è capitato di voler parlare con qualcuno ma di non sapere come attaccare bottone? Per esperienza personale vi posso dire che in questi casi la soluzione migliore è cominciare parlando del meteo. È per questo che ho scelto di realizzare questo video interamente incentrato su come parlare del meteo, detto anche comunemente tempo, in italiano. Eccoci qui. Dunque, la tipica domanda da fare a qualcuno per sapere il meteo lì dove quella persona si trova è: che tempo fa? Per rispondere ci sono varie possibilità. Innanzitutto potreste dire fa più aggettivo. Fa caldo, fa freddo, fa bel tempo, fa cattivo o brutto tempo. Queste frasi sono perfette per cominciare una conversazione, specialmente se ci aggiungete un po' di enfasi. Per esempio, mamma mia che brutto tempo fa oggi! Oppure, finalmente fa caldo, non se ne poteva più del freddo! E così via. Altre strutture per parlare del tempo in italiano sono è più aggettivo specifico per il tempo. Per esempio, oggi è piovoso. Oppure c'è o ci sono più sostantivo. Oggi c'è la pioggia. Oppure si può usare semplicemente un verbo. Piove o sta piovendo e così via. Bene, detto questo, ora vediamo tutti gli aggettivi, i sostantivi e i verbi, ma anche le espressioni che utilizziamo per descrivere il meteo, divisi per stagioni. Cominciamo con l'inverno. Di solito l'inverno in Italia è molto freddo, quindi possiamo dire che l'inverno italiano è gelido, si gela. A volte è anche nevoso, c'è la neve. In montagna spesso non solo nevica, ma c'è anche una bufera di neve o tormenta. L'inverno però è di solito anche molto piovoso, c'è la pioggia. Se piove molto forte, allora diremo che c'è un acquazzone. Alcuni giorni c'è una pioggia terribile, ci sono lampi, tuoni e in questo caso diremo che la giornata è burrascosa o tempestosa e che di conseguenza c'è un temporale. A me piace molto quando il temporale finisce perché c'è sempre l'arcobaleno. Se invece cadono cubetti di ghiaccio dal cielo, allora c'è la grandine, cioè grandina. In inverno di solito c'è anche molto vento, è ventoso. Non ci sono uragani in Italia, cioè quelle tempeste di vento e pioggia molto forte che spesso colpiscono purtroppo gli Stati Uniti. Ci sono però trombe d'aria, cioè attacchi di vento fortissimo. Invece, alcune espressioni che usiamo spesso in inverno sono fa un freddo cane, cioè fa molto molto freddo, o, con lo stesso significato, si muore di freddo. Ancora, ho la pelle d'oca, per indicare quella sensazione della pelle quando abbiamo i brividi. E infine, piove a dirotto o piove a catinelle, cioè molto molto forte. Passiamo ora alla primavera. In primavera, cioè la mia stagione preferita, il tempo è generalmente sereno e limpido
cioè il cielo è blu. Chiaramente può anche essere soleggiato, cioè c'è il sole o il sole splende. Se invece la temperatura non è né alta né bassa, allora il tempo sarà mite. Quando non ha piovuto e l'aria non è pesante, allora diremo che il tempo è secco. Gioia per i miei capelli! Ma la mia giornata primaverile preferita è quella in cui c'è una brezza leggera e delicata. Un'espressione perfetta per quelle giornate primaverili particolarmente soleggiate è "c'è un sole che spacca le pietre", per indicare appunto che il sole emana un caldo molto intenso. Espressione del giorno. Da che mondo è mondo. Questa espressione è senz'altro una di quelle che sentirete usare spesso dagli italiani, perché è davvero molto comune. Letteralmente significa da quando il mondo è mondo e si usa come alternativa per dire da sempre. Per esempio, da che mondo è mondo gli esseri umani hanno tentato di comprendere i fenomeni atmosferici. Zeus è arrabbiato! Dai, ma non queste stronzate, questo è un canale di apprendimento. Se mi togli queste stronzate, che dovrei fare? È il mio ruolo nei video questo, aggiungere stronzate. Ora vediamo cosa succede in estate. L'estate italiana è generalmente umida e quando c'è umidità io sono sempre nervosa perché i miei capelli diventano più pazzi del solito. Quando fa davvero molto caldo diremo che è torrido o afoso. C'è un'afa terribile. Per fortuna, però, in estate è possibile prendere il sole e abbronzarsi, cioè diventare di un colore un po' più scuro. E si spera non ustionarsi, cioè bruciare, scottare la pelle. Alcune espressioni usate in estate sono prendere la tintarella, e cioè prendere il sole, abbronzarsi, e anche prendere un'insolazione. Questo significa che siete stati troppo tempo al sole e questo vi ha provocato bruciature, ma anche mal di testa, febbre o nausea. Prima di continuare vi ricordo che sul nostro sito potete trovare la spiegazione scritta e gli esercizi automatici per questa e per tutte le altre nostre lezioni. Invece sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter ci sono tanti contenuti esclusivi che vi aspettano. E l'autunno? Allora, l'autunno è generalmente nebbioso, c'è la nebbia. Il vento soffia molto forte e spesso è anche nuvoloso, ci sono le nuvole. Non ci sono piogge abbondanti, ma di solito pioviggina, cioè c'è una pioggia leggera. Un'espressione molto usata in autunno è cielo a pecorelle. Questa espressione indica quelle giornate in cui in cielo ci sono tante piccole nuvole molto vicine tra loro, piuttosto che grandi nuvole. E queste piccole nuvole, appunto, sembrano delle piccole pecore. Secondo il proverbio, cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Dunque, se vedete il cielo così, prendete l'ombrello. Bene, spero che questa lezione sia stata utile e interessante e che abbiate imparato nuove parole. Ora ditemi, che tempo fa lì dove siete voi? Inoltre vi ricordo che se vi piace la mia maglia la potete acquistare nel nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Il link è nella descrizione. Ci vediamo al prossimo video! Ciao!